Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Benvenuto, amico mio. Oggi parleremo di una piccola regola che può cambiare la tua vita in modo enorme. La regola è semplice: non dire a tutti i tuoi progetti. Sembra una cosa tranquilla, sembra una cosa piccola, ma molte persone forti, concentrate e di successo vivono seguendo questa regola. La maggior parte delle persone fa il contrario. Quando hanno una nuova idea, non riescono a restare in silenzio. Quando sognano un nuovo futuro, lo raccontano a tutti, lo raccontano agli amici, lo raccontano alla famiglia, lo raccontano ai colleghi, lo pubblicano sui social media, dicono cose come «cambierò la mia vita», «aprirò un'attività», «andrò in palestra ogni giorno», «diventerò ricco», «imparerò l'italiano in 3 mesi», «diventerò una persona nuova». Dicono queste cose con entusiasmo. Per un momento si sentono potenti, si sentono come se la loro vita fosse già cambiata, ma non capiscono una cosa importante. Quando parli dei tuoi progetti troppo presto, puoi renderli più deboli. Perché? Perché un nuovo sogno è come un piccolo fuoco. Ha bisogno di protezione, ha bisogno di tempo, ha bisogno di azioni silenziose, ma quando lo racconti a tutti troppo presto, porti rumore dentro il tuo sogno. Alcune persone dubiteranno di te. Alcune persone rideranno, alcune persone faranno troppe domande, alcune persone ti loderanno troppo presto. E lentamente la tua concentrazione diventa più debole, la tua energia si disperde, il tuo sogno sembra meno vivo. Le persone che cambiano davvero la loro vita di solito si muovono in modo diverso. Non annunciano tutto, non parlano troppo, lavorano in silenzio, migliorano in silenzio. Costruiscono passo dopo passo. Poi, un giorno, i loro risultati diventano così evidenti che non hanno bisogno di spiegare nulla. Quindi, oggi, ascolta attentamente. Questa lezione può proteggere i tuoi obiettivi, la tua concentrazione e il tuo futuro. E mentre ascolti questo semplice italiano, stai anche migliorando la lingua in modo naturale. Ora iniziamo con una storia. Si chiamava Sofia. Sofia aveva 26 anni. Viveva in un piccolo appartamento in una città molto trafficata. Lavorava in un supermercato. Ogni giorno sembrava uguale. Svegliarsi, andare al lavoro, tornare a casa stanca, dormire, ripetere. Sofia era stanca di quella vita. Una domenica sera si sedette sul letto e guardò la sua piccola stanza. All'improvviso sentì una forte emozione nel cuore. Disse a se stessa: «No, non posso vivere così per sempre». Quella notte fece un piano. Voleva avviare un marchio di abbigliamento online. Voleva disegnare vestiti semplici,
creare un sito web e vendere online. Voleva svegliarsi presto ogni mattina e lavorare sul suo sogno prima di andare al lavoro. Aprì un quaderno e scrisse: svegliarsi alle 5, disegnare vestiti, trovare fornitori, creare un sito web, risparmiare denaro, avviare la mia attività. Il suo cuore era pieno di entusiasmo. Si sentiva una donna nuova. Poteva quasi vedere il suo futuro. Il giorno dopo, Sofia andò al lavoro. Durante la pausa pranzo si sedette con 2 colleghe, Emma e Nora. Voleva restare in silenzio, ma l'entusiasmo era troppo forte. Si sporse in avanti e disse: «Ragazze, ascoltatemi. Presto lascerò questo lavoro. Sto avviando il mio marchio di abbigliamento online. Disegnerò vestiti, creerò un sito web e guadagnerò davvero bene. Quest'anno tutto cambierà per me». Emma sorrise e disse: «Wow, Sofia, è fantastico!» Nora annuì: «Avrai successo, lo sento». Sofia si sentì orgogliosa, si sentì importante. Si sentiva già una donna d'affari. Quella sera Sofia tornò a casa. Si sedette al tavolo e aprì il suo quaderno, ma qualcosa sembrava diverso. Il fuoco che aveva sentito domenica sera era più debole. Si sentiva stanca. La sua mente le disse: «Emma e Nora sanno già che sto avviando un'attività. Credono già in me. Forse posso riposarmi stasera. Comincerò seriamente domani». Così Sofia chiuse il quaderno. Guardò un film. La mattina seguente non si svegliò alle 5. Passarono i giorni, poi passarono le settimane. Al lavoro Emma chiese: «Come sta andando la tua attività?» Sofia sorrise e disse: «Sto ancora pianificando». Nora chiese: «Hai già creato il sito web?» Sofia rispose: «Presto. Sto aspettando il momento giusto». Ma la verità era semplice. Sofia non aveva fatto quasi nulla, aveva parlato più di quanto avesse lavorato. Aveva consumato l'energia del suo sogno in una sola conversazione durante la pausa pranzo. Allora perché Sofia ha fallito? Era pigra? Era una cattiva persona? No. Era caduta in una trappola molto comune della mente. Quando parli di un obiettivo, le persone possono lodarti, possono dire: «È fantastico, sei così disciplinata, avrai successo». Quelle parole fanno sentire bene, il tuo cervello si sente ricompensato, si sente come se avessi già fatto qualcosa di importante. Ma non hai ancora svolto il lavoro difficile. Ottieni la sensazione del successo prima del sacrificio. Ed è qui che inizia il vero problema. La mattina seguente, quando la sveglia suona alle 5, la realtà è diversa. La stanza è buia, l'aria è fredda, il tuo corpo è stanco. Il sogno non sembra più una bellissima idea, ora sembra lavoro. E il tuo cervello dice: «Perché dovremmo soffrire oggi?»
Ieri le persone ci hanno già lodato, pensano già che siamo di successo. Restiamo a letto. Ecco perché molte persone iniziano con grandi sogni ma non finiscono nulla. Amano l'entusiasmo iniziale. Amano la sensazione di una nuova idea. Amano immaginare una nuova vita, ma non amano il lavoro silenzioso, non amano svegliarsi presto, non amano fare ogni giorno lo stesso compito noioso, vogliono gli applausi prima dello sforzo, vogliono che le persone rispettino il loro sogno prima di aver costruito qualcosa di reale. Ma le persone che hanno davvero successo capiscono qualcosa di diverso, proteggono il loro entusiasmo. L'entusiasmo è come il carburante. Se metti carburante in un'auto, l'auto può andare avanti. Ma se versi il carburante a terra e gli dai fuoco, ottieni soltanto una fiamma luminosa per pochi secondi. Dopo non rimane più nulla. Parlare troppo è come bruciare il tuo carburante per ottenere attenzione. Per un momento ti fa sentire bene, ma non fa avanzare la tua vita. Chi lavora in silenzio conserva quel carburante per l'azione. Quando decide di imparare l'italiano, non pubblica una foto del suo libro online scrivendo: "Il mio nuovo viaggio inizia oggi". No, rimane in silenzio, chiude la porta, si siede alla scrivania mentre tutti gli altri stanno dormendo. Ripete parole difficili, fa fatica con la pronuncia, studia la grammatica lentamente, commette errori da sola, non chiede approvazione. Non aspetta che qualcuno dica: "Wow, sei così intelligente". Capisce che la vera prova non è la lode, la vera prova è il progresso. Mentre gli altri sono occupati a raccontare al mondo ciò che faranno, lei lo sta facendo in silenzio. Ricorda bene questa cosa. Parlare del tuo obiettivo ti dà una soddisfazione momentanea. Lavorare sul tuo obiettivo ti dà risultati reali, quindi impara a controllare il tuo entusiasmo iniziale. Tieni il fuoco dentro il tuo petto. Lascia che bruci la tua pigrizia. Non lasciare che esca dalla tua bocca. Ora parliamo di qualcosa di più oscuro: l'invidia. Quando decidi di cambiare la tua vita, potresti pensare che tutti ti sosterranno. Potresti pensare che i tuoi amici saranno felici per te. Potresti pensare che la tua famiglia ti applaudirà. Ma la vita non è sempre così. Non tutti vogliono vederti crescere. A volte anche le persone più vicine a te si sentono a disagio quando inizi a migliorare. Forse non è perché ti odiano. Forse è perché il tuo sogno ricorda loro i sogni che hanno abbandonato. La tua disciplina ricorda loro le loro scuse. Il tuo coraggio ricorda loro i rischi che non hanno mai avuto il coraggio di correre. I tuoi progressi diventano uno specchio e molte persone non amano quello specchio. Così, invece di migliorare se stesse,
cercano di trascinarti di nuovo verso il basso. Se rimani piccolo, si sentono al sicuro. Se rimani senza soldi, si sentono a loro agio. Se rimani uguale, non devono mettere in discussione la loro vita. A volte attaccano il tuo sogno direttamente, dicono: è troppo difficile. Sii realistico. Le persone come noi non possono fare una cosa del genere. Non hai soldi, non hai conoscenze. Trova semplicemente un lavoro normale. Ma a volte l'attacco è nascosto dentro una battuta. Immagina di dire ai tuoi amici: sto imparando l'italiano perché voglio lavorare per un'azienda internazionale. Poi un giorno fai un errore mentre parli. Loro ridono e dicono: guardate il nostro manager internazionale, che bell'italiano. Poi aggiungono: dai, rilassati, è solo uno scherzo. Ma a volte uno scherzo non è solo uno scherzo, a volte è un piccolo coltello. Taglia la tua fiducia un po' alla volta. All'inizio la fiducia è molto delicata. È come una giovane pianta. Se ogni giorno viene colpita da parole fredde, diventa debole. E quando la fiducia diventa debole, anche l'impegno diventa debole. La tua concentrazione scompare, il tuo coraggio si riduce e lentamente smetti di provarci. Torni allo stesso posto, alla stessa routine e alla stessa vecchia vita. E le persone intorno a te si sentono di nuovo a loro agio perché non stai più diventando una minaccia. Ecco perché il silenzio è una protezione. Il silenzio è uno scudo. Quando le persone non conoscono i tuoi progetti, non possono attaccarli, non possono ridere del tuo sogno, non possono piantare dubbi nella tua mente. La tua visione rimane pulita e protetta nel tuo cuore. Pensa al tuo sogno come a un seme sotto la terra. Un seme non cresce prima in pubblico. Prima sviluppa le radici nel buio. Nessuno lo vede, nessuno lo applaude. Ma quella crescita nascosta è importante. Solo quando le radici sono forti, la pianta può emergere e affrontare il vento. Il tuo sogno è lo stesso. Non mostrarlo troppo presto. Lascia che metta radici prima. Ora osserviamo un'altra trappola. L'opinione della folla. Quando il tuo obiettivo è nuovo, è come una piccola fiamma in una notte fredda. Un giorno può diventare un grande fuoco, ma all'inizio anche un piccolo vento può spegnerla. Quando racconti il tuo piano a 10 persone, non ricevi soltanto sostegno, ricevi 10 opinioni. Una persona dice: fai così. Un'altra dice: no, fai cosà. Una dice: sei troppo giovane. Un'altra dice: sei troppo vecchio. Una dice: corri il rischio. Un'altra dice: vai sul sicuro. Improvvisamente la tua mente diventa come un mercato rumoroso.
Quando ti siedi per lavorare, non sei più da solo con il tuo sogno. Senti la voce di tutti nella tua testa e lentamente smetti di sentire la tua. Devi capire una cosa: non tutti vedono ciò che vedi tu. Non tutti hanno la tua fame di migliorare. Non tutti conoscono il tuo dolore. Non tutti comprendono il futuro che vuoi costruire. Molte persone danno consigli partendo dalle proprie paure. Parlano attraverso i loro fallimenti. Giudicano il tuo futuro usando il loro passato. Se anni fa hanno provato qualcosa e hanno fallito, potrebbero dirti che è impossibile. Ma forse era impossibile per loro. Questo non significa che sia impossibile per te. Pensa a quanti sogni muoiono proprio per questo errore. Tantissime persone rimangono nella stessa vita dolorosa per anni, non perché siano deboli, non perché siano stupide e non perché non abbiano opportunità. Avevano l'energia per iniziare, avevano la capacità di imparare, avevano la fame di crescere, avevano il tempo, avevano l'idea, avevano perfino il coraggio, almeno per un breve momento. Ma prima di proteggere quel coraggio, lo hanno mostrato a tutti. Hanno chiesto a troppe persone cosa avrebbero dovuto fare. Hanno chiesto consiglio a persone che non capivano il loro dolore. Hanno chiesto consiglio a persone che avevano già rinunciato ai propri sogni. Hanno chiesto consiglio a persone che avevano paura del rischio, paura del cambiamento e paura del fallimento. E quelle persone hanno dato consigli basati sulla paura. Hanno dato consigli pieni di dubbi. Hanno dato consigli nati dalle loro vecchie delusioni. E lentamente quel bellissimo sogno è diventato pesante. L'idea chiara è diventata confusa. Il fuoco forte è diventato debole. La persona che un tempo si sentiva pronta a cambiare ha iniziato a pensare: forse hanno ragione. Forse non posso farcela. Forse dovrei restare dove sono. Ed è così che il sogno è morto, non perché fosse impossibile, non perché quella persona non avesse potenziale, ma perché ha chiesto il permesso al mondo intero prima di iniziare e il mondo ha risposto no. Il silenzio non significa soltanto nascondere i propri progetti. Il silenzio significa anche proteggere la propria mente. Quando tieni i tuoi obiettivi per te, mantieni pulito il tuo mondo interiore. Ti proteggi dalle paure, dai dubbi, dalle battute e dalle opinioni degli altri. Ti concedi lo spazio per pensare con chiarezza. Ti concedi lo spazio per commettere errori senza la vergogna del giudizio pubblico. Ti concedi lo spazio per cambiare metodo senza che tutti ti giudichino. Questo è molto importante. La maggior parte delle persone non vive seguendo le proprie convinzioni profonde. Vive sotto pressione, cambia direzione perché qualcuno ride, si ferma perché qualcuno dubita di loro,
Si confonde perché troppe persone danno consigli diversi. Non vivere così, non essere come una foglia secca trasportata dal vento, sii come una pietra forte sul fondo dell'oceano, silenziosa, solida, calma. Le onde si muovono sopra di lei, ma la pietra non si muove. Ricorda questa verità: la tua visione appartiene a te, è stata messa nel tuo cuore, non nel loro. Il tuo sogno, i tuoi pensieri più privati, la persona che vuoi diventare, i tuoi piani notturni, tutte queste cose fanno parte del tuo viaggio. Perciò non sorprenderti quando gli altri non capiscono. Forse non vedono ciò che vedi tu. Forse non hanno la tua fame. Forse non conoscono il tuo dolore. Forse hanno troppa paura di sognare in grande. E va bene così. Non hai bisogno di combatterli. Non hai bisogno di spiegare tutto. Non hai bisogno di dimostrare il tuo futuro con le parole. Se qualcuno ha vissuto per molti anni dentro una piccola gabbia, potrebbe pensare che volare sia pericoloso. Se qualcuno ha accettato una vita limitata, potrebbe trovare strano il tuo desiderio di crescere. Questo non significa che il tuo sogno sia sbagliato. Significa soltanto che quel sogno è stato dato a te, non a loro. Pensa a un seme sottoterra. Una persona potrebbe guardare il terreno e dire: «Qui non sta succedendo nulla, ma sotto il suolo sta accadendo qualcosa di potente. Il seme si sta aprendo, le radici stanno crescendo, la vita si sta preparando, ma nessuno può ancora vederlo. Anche la tua vita avrà stagioni come questa, stagioni silenziose, stagioni in cui esci meno, stagioni in cui smetti di pubblicare ogni cosa, stagioni in cui passi le tue notti a studiare, costruire, esercitarti e migliorare da solo. Le persone potrebbero dire: sei cambiato. Potrebbero dire: ti comporti in modo strano. Lasciali parlare. Non hai bisogno di applausi per ogni piccolo sforzo. Non hai bisogno che il mondo ti applauda mentre stai ancora mettendo radici. La vera forza inizia quando smetti di chiedere: credi in me? E guardi lo specchio dicendo: io credo in ciò che sto costruendo. Questo basta. Questa è maturità. Questa è leadership personale. A un certo punto devi diventare fedele al tuo futuro, non al comfort delle persone che ti circondano. Questa è la saggezza di mantenere privati i propri progetti. Non mostri tutte le carte prima che la partita inizi. Non annunci ogni mossa prima di farla. Non cerchi di dimostrare il tuo valore con parole vuote. Una grande debolezza dei nostri tempi è il bisogno di essere visti. Le persone vogliono attenzione prima dei risultati, vogliono lodi prima della disciplina.
Vogliono che gli altri ammirino il loro piano prima che esista un vero lavoro dietro di esso. Ma la vita non premia le intenzioni. La vita premia l'azione. La vita premia la costanza. Quando riveli tutto troppo presto, perdi una parte del tuo potere. Una persona che parla troppo è facile da leggere, facile da prevedere, facile da fermare, ma una persona che si muove in silenzio diventa potente. La sua energia non si disperde attraverso le parole, la sua energia si trasforma in azione. Pensa a un costruttore. Un costruttore saggio non rimane in un campo vuoto gridando: "Un giorno costruirò una bellissima casa qui". No. Porta i mattoni, porta gli attrezzi, lavora ogni giorno. I muri si alzano lentamente. All'inizio quasi nessuno se ne accorge. Poi un giorno la casa è terminata e le persone dicono: "Quando è successo tutto questo?". Questo è il potere del lavoro silenzioso. Quando tieni nascosti i tuoi progetti, ti concedi anche una grande libertà, la libertà di fallire in privato. La crescita non è ordinata, la crescita è disordinata. Farai errori, sceglierai la strada sbagliata. A volte ti sentirai imbarazzato. Se tutto è pubblico, ogni piccolo fallimento diventa una vergogna pubblica. Cominci a preoccuparti più di sembrare una persona di successo che di diventarlo davvero. Ma quando lavori in silenzio sei libero. Puoi fallire il lunedì, imparare il martedì, cambiare piano il mercoledì e continuare il giovedì senza che nessuno rida di te. La privacy protegge la tua crescita. Ti offre l'oscurità necessaria finché non sei abbastanza forte per la luce. Ora parliamo della concentrazione. La concentrazione è una delle cose più preziose che possiedi. Senza concentrazione il talento viene sprecato. Senza concentrazione l'ambizione si indebolisce. Senza concentrazione persino un bellissimo sogno muore lentamente. E nel mondo di oggi la concentrazione è costantemente sotto attacco. Una notifica sul telefono può rubarti l'attenzione. Un commento negativo può disturbare la tua mente per giorni. Un piccolo pettegolezzo può consumare la tua energia. Ecco perché raccontare a tutti i tuoi progetti può danneggiarti. Nel momento in cui le persone conoscono il tuo obiettivo, possono entrare nella tua mente, non con i loro piedi, ma con le loro opinioni. Portano i loro dubbi, portano le loro domande, portano le loro paure. E all'improvviso la tua mente, prima pulita e tranquilla, diventa affollata. Quando ti siedi per lavorare, non stai più pensando soltanto al lavoro, cominci a pensare: cosa volevano dire davvero? Mi stanno osservando?
E se fallissi, come posso dimostrare che si sbagliano? Tutto questo è uno spreco di energia. Una persona concentrata non dà energia a ogni voce. Una persona concentrata mantiene la mente puntata in una sola direzione, come un laser. Una luce normale si diffonde ovunque, è morbida, è debole, ma quando quella luce viene concentrata in un unico punto, diventa abbastanza potente da bruciare. Questo è ciò che la concentrazione fa nella tua vita. L'energia dispersa produce piccoli risultati. L'energia concentrata costruisce un vero successo. Ecco perché le persone disciplinate spesso sembrano silenziose. Alcuni pensano che siano fredde, altri pensano che siano arroganti, ma molte volte stanno semplicemente proteggendo se stesse. Sanno che il loro futuro è troppo importante per essere sprecato in conversazioni inutili. Sanno che una sola persona negativa può disturbare la loro mente per giorni. Sanno che una conversazione superficiale può spezzare lo slancio che hanno costruito con tanta fatica. Per questo proteggono il loro tempo, proteggono la loro pace, proteggono i loro progetti, proteggono la loro concentrazione. Chiediti sinceramente, che cosa sto proteggendo di più? Il mio futuro oppure l'opinione che gli altri hanno di me? La tua risposta mostrerà la direzione della tua vita. Ora parliamo dell'ultima regola. Lascia che sia il tuo successo a parlare per te. Oggi molte persone vogliono sembrare di successo prima di diventarlo davvero. Pubblicano foto false, parlano di grandi sogni, raccontano a tutti ciò che stanno per fare. Ma le parole costano poco. Chiunque può dire diventerò una persona di successo. Chiunque può fare grandi promesse. Chiunque può scrivere obiettivi in un quaderno. Ma alla vita non interessano le promesse. La vita rispetta le prove e le prove nascono dal lavoro silenzioso. Pensa a 2 lavoratori. Il primo parla ogni giorno. Dice a tutti: otterrò una promozione. Sono il migliore qui, aspettate e vedrete. Ma il suo lavoro è ancora nella media. Il secondo lavoratore non dice nulla. Arriva presto, va via tardi. Impara nuove competenze. Risolve i problemi in silenzio. Migliora ogni mese. Dopo un po' di tempo, il secondo lavoratore viene promosso. Il primo continua a parlare e a lamentarsi. Chi rispetti di più? La risposta è chiara. Il rispetto non nasce dal rumore. Il rispetto nasce dai risultati. Quindi, quando le persone ti sottovalutano, non arrabbiarti. Sorridi in silenzio. Può essere un vantaggio. Se non vedono il tuo piano, non possono ostacolarlo. Se non comprendono il tuo futuro, non possono disturbarti. Sei libero di costruire in silenzio.
Non sprecare il tuo fiato cercando di dimostrare che sei speciale. Conserva il tuo fiato per il lavoro, conserva la tua energia per la montagna che stai scalando. Un giorno saranno i tuoi risultati a parlare, parlerà il tuo corpo più forte, parleranno le tue competenze migliori, parlerà la tua calma fiducia in te stesso, parlerà la tua nuova vita. E non avrai bisogno di gridare «Guardatemi!». Le persone vedranno. Amico mio, siamo arrivati alla fine di questa lezione. Ora la scelta è tua. Puoi chiudere questo video e fare ciò che fanno molte persone. Puoi dire a tutti: «Ho guardato un video potente. Domani la mia vita cambierà». Oppure puoi fare qualcosa di diverso. Puoi restare in silenzio. Puoi tenere questo fuoco dentro il tuo cuore. Puoi chiudere la bocca e iniziare a lavorare, passo dopo passo, giorno dopo giorno, senza chiedere applausi, senza chiedere permesso. Adesso mettiamo alla prova la tua disciplina. Vai nella sezione commenti e scrivi una semplice frase in italiano. Puoi scrivere da dove vieni. Oppure puoi scrivere queste 4 parole. Scelgo il silenzio. Lascia che questa frase sia una promessa al tuo io futuro. Se questa lezione ti è stata utile, iscriviti al canale e attiva la campanella. Qui impariamo insieme un italiano semplice e forti lezioni di vita. Grazie per aver guardato fino alla fine. Ora torna alla tua vita. Proteggi la tua concentrazione. Tieni privati i tuoi progetti. Lavora in silenzio e lascia che siano i tuoi risultati a parlare per te. Ricorda, progresso, non perfezione. Resta forte, resta concentrato e resta in silenzio. Arrivederci, amico mio. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.